Ciao amici, ho appena concluso la Jeroboam 75 qua a Bergamo, gravellata non competitiva, un bel giro sociale per la Bergamasca. Siamo arrivati anche in provincia di Brescia. Ero indeciso se partire stamattina perché avevo un mal di schiena che me lo sono portato dalla Gravegliamo di sabato scorso, di cui potete vedere il video. E niente, seguitemi e vi faccio vedere com'è andata questa Jeroboam. Buongiorno cari amici, ci troviamo a Bergamo presso la sede della Santini. Io farò il percorso da 75, che poi effettivamente saranno 79 quasi. Presenta altri percorsi da 200, 300, 600, non so. Una location molto iconica in quanto la Santini è una nota marca di abbigliamento ciclistico da anni. Qui offrono anche la colazione. Adesso vado a farmi un bel caffettino e prendere una bella brioscina. Ciao! Io volevo una brioche, se si può avere, con la cosa c'è, la nocciola? Nocciola. Nocciola e un caffè. Bene. Grazie. Sei perso anche te? Sei alla Jeroboam? Jeroboam? Yeah, we lost the Yeah. path, I guess. Lavorando qui. Ci hanno dato il percorso da fare. Dove deve andare? Il percorso mi dice di andare là, però se voi state lavorando che è chiuso, niente, seguiamo questi. Let's follow, maybe these people knows better. It's a very bad start. Nessuno sa dove andare. Perché qua c'è la superstrada che ovviamente con le bici non si può fare. E di là c'è il cantiere. Stiamo cercando adesso di trovare una soluzione per riprendere il tracciato caricato da dove però qua siamo fuori, nessuno sa dove andare, stiamo andando a naso e dopo vari tentativi siamo riusciti a ricollegarci al percorso originale. Vediamo di uscire da queste zone industriali che mi fanno abbastanza Oggi vedo gente bella tirata con biciclette da $1 milione. Io mi farò il mio giro molto tranquillo perché oggi la schiena è in sofferenza. Che fiume sarà? Sarà il Serio o il Faceto? Qui ci sono alberi caduti dall'ultimo temporale di qualche giorno fa. Il percorso più interessante era quello da 150 che andava sulle valli Val Brembana, Val Seriana e Valli Magna. È bello impegnativo anche per i pendenzi, credo. Questo qui è più easy, ma oggi è quello che preferisco fare.
Lungo questo sentiero si è visto i danni che ha fatto la grandinata di qualche giorno fa, però niente di che, siamo riusciti a passare lo stesso nonostante alcuni alberi abbattuti. Sì, bisogna fare molta attenzione perché ogni tanto il Garmin ha degli svarioni. Adesso siamo sulla ciclovia dei Castelli Bergamaschi, vediamo quale sorprese ci riserva. Questo è il castello di Malpaga, non è che c'ha molte torri, più che altro è un palazzo mezzo diroccato, no, si vedono. Adesso siamo a Calcinate, c'era una bella chiesa interessante da andare a filmare, da vedere, un po' di pantano. Ma mi sa che anch'io poi. Allora, il percorso è giusto, stavolta è giusto. Ok, lascio passare così sono un po' più branata. No, di qua. Si vede che è piovuto, Mi sono distratto un attimo su un drittone e non ho visto la svolta a sinistra, ho fatto 1 chilometro in più. Siamo a Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia. Dopo il bel sterrato in uscita da Bergamo abbiamo percorso un bel po' di chilometri su strade abbastanza anonime. Purtroppo anche Palazzolo sull'Oglio non lo attraversiamo, sarebbe stato bello passare per il centro, niente. Belle queste vie, queste case sul canale qua. Finalmente zona Franciacorta, vigneti, perdita d'occhio e ombra perché cominciava a fare un po' troppo caldo sotto il sole. E quello è il Montorfano, uno dei tanti Montorfano che si trovano in Italia. Ciao! Ragazzi, qua se l'organizzatore guarda sto video, guarda dove ci hai mandato. So. Scusate, e se andavamo là invece no? Sì, puoi anche andare. Volendo fare il video. Percorsolo da qua, poi percorsolo da qua, poi sì, ma qua è facile. Ma vai di lì, poi dove vai? Siamo in un punto dove non si capisce bene qual è il percorso. Qua un bel albero in me, ma io non lo so perché non lo provano un giorno prima, magari con delle e-bike, magari con delle e-bike, così magari non si fanno nemmeno il culo a pedalare. Però puttana Eva, mi sa che non è nemmeno questo, zio caro. Siamo arrivati, caspita. E si persero nei boschi Io voglio un bar. di Erbusco. Beh, il bar è qui, il paese. Tagliamo per questo campo, poi prenderemo la provinciale e andremo al negozio dove ci sarà un checkpoint. Perfetto, allora arrivavamo da lì forse? Non lo so perché a me non me lo fa ancora vedere, però comunque adesso dai, l'importante è passare l'autostrada. Esatto, cerchiamo
È questo, ma non si vede È questo? Giangi Bike sia... Ma qua, sì, ma non c'è nessuno. Eccolo qua, un po' qui. Giangi Bike. Ah. Ciao. Se volete acqua, Acqua normale da riempire le borracce. coca o tè, ma adesso da bere vuoi qualcosa? L'acqua la puoi prendere fresca nella canna. ok, Però bene. se vuoi bere qualcosa, coca o tè Sì, o... una coca, grazie. Una coca? Ecco qua, grazie. Dovevamo stare in costa. E qui cominciamo a percorrere strade interessanti. Il percorso mezzo ai vigneti è durato un po' poco. Adesso siamo di nuovo in zone anonime. Bah, io l'avrei disegnato meglio questo percorso. Eccoci qua, vai. Addio. Ma perché? Tronchi in mezzo alla strada. Siamo a Carobbio degli Angeli, mancano una ventina, anche meno di chilometri. Percorrendo questi chilometri verso l'arrivo sulla ciclovia, che non propone però niente di interessante. Sarei aspettato di attraversare qualche centro storico, vedere qualche monumento, ma niente. Peccato. Festa della birra. San Paolo d'Argon, qua si sale su questa salita abbastanza impegnativa, anzi direi proprio impegnativa. Pendenza sicuramente in doppia cifra. Sì, sì. Riprendiamo il fiato perché questa salita era veramente micidiale. Mancano una decina di chilometri, si continua a salire, praticamente tutto il dislivello positivo del tracciato si sviluppa in questi ultimi chilometri. Questo pezzettino si fa a piedi perché sulla roccia
Forza, forza! A te. Ah, ho capito dove siamo adesso. Scanso Rosciate, paese del famoso Moscato. Ah, che bello qua. Qui sì che è bello. Ciao! Eccola lì la fontanella, vai! Seriate, e qui riattraversiamo il Serio. Bergamo, Berghem, città dei mille. Eccoci qua. Adesso una bella birra nel bicchiere che ci hanno dato e anche un bel panuozzo. Allora, per concludere questa giornata voglio parlarvi di questo Jeribon. Il percorso è proprio facile, a parte che ci siamo persi, come avete visto, varie volte, quindi bisogna sempre portarsi dietro il cellulare con un'app alternativa con su caricato il percorso, tipo non so, Komoot, così ogni tanto gli date un'occhiata. Poi, cosa volevo dire? Fondamentalmente mi va bene, tanta strada, tanto asfalto, ma va bene, però l'asfalto mi deve portare a essere di raccordo verso degli sterrati, ci sta, oppure portarmi dentro dei centri storici, dove posso vedere un po' di borghi antichi, qualche chiesettina, farmi qualche foto, perché altrimenti comincia troppo asfalto, troppi capannoni. Abbiamo visto più capannoni che chiese, che monumenti. Quando cominciano ad essere troppi capannoni e pochi monumenti, il percorso diventa un po' più noioso. Per cui, se voi organizzatori di gravellate, vi vorrei dire proprio questo: se quando calcolate i vostri percorsi, i vostri tracciati, mettete dentro qualche centro storico, qualche punto di interesse, perché altrimenti, appunto, senza punto di interesse il giro non è molto interessante. E con questo adesso mi finisco questo hamburger e vi saluto e ci vediamo alla prossima gravellata. Ciao! Tiki tiki tiki, mate tiki taka.